è venuto anche per lei il momento di subire la prova dei consumi. Radon Render, 750 watt di batteria, motore Bosch generazione 4, ragazzi. Mettiamo il turbo, ve lo faccio vedere qua perché è bello rosso, e andiamo a fare il percorso classico che ho già fatto con l'Aimflow l'anno scorso, sempre per la prova in turbo, e l'anno prima con la mia Specialized Turbolevo. Andiamo a vedere con quanto mi riesce a portare a casa questa batteria. Via! E già dai primi metri si sente wow, questo Bosch comunque spinge davvero forte come turbo, è molto più arrogante rispetto al mio Brose che ho sulla Specialized. Ok, se uno viene dall'Aimflow chiaramente non c'è paragone. Bicicletta nuova, pochissimi chilometri, vi ricordo, non può raggiungere l'aggiornamento dei 100 Nm, quindi si ferma a 85 Nm, ma può fare un aggiornamento per integrare la nuova funzione MTB Plus. In questa bici non è presente, è proprio nuova uscita senza neanche l'aggiornamento. Quindi quello che mi preme a me oggi è affrontare il mio percorso classico e andare a vedere in turbo quanti chilometri riusciamo a fare davvero. Riuscirò a completare il giro? Vi ricordo, è una sessantina di chilometri per 1000 di dislivello circa. Anche lì dipende da Komoot che voglia di leggere il percorso. La cosa che ci sente subito in questa bici, che non avevamo ancora provato nelle altre, è la presenza del cambio SRAM X01 Axis wireless. Sì, cambiata molto precisa e silenziosa, quello sicuro. Voi sapete che cosa ne penso io del cambio wireless. È nuovo e mancano anche completamente i parafanghi, soprattutto quello anteriore, e il terreno non è dei più asciutti. L'anno scorso, quando ho fatto la prova dell'Aimflow, il terreno forse era anche un po' più asciutto, però vediamo come si comporta questa generazione 4. Un motore molto affidabile e quindi secondo me ha ancora molto senso, soprattutto se volete risparmiare dei soldi. Pronti, partenza, via. Eccoci, siamo belli impantanati nel fango, quindi adesso questo motore in turbo fatica, e infatti mi sta, tra virgolette, sorprendendo, perché 6 km e siamo già al 90%. Adesso io nelle schede finali di questo video vi lascio le prove sia della mia Specialized Turbolevo generazione 3, sia della Aimflow che ho fatto l'anno scorso con la batteria da 800. Adesso non mi ricordo i loro valori, chiaramente l'Aimflow dovrebbe essere un po' più svantaggiata perché di potenza in turbo ne sfodera un po' di più, però mi aspettavo che questa generazione 4 della Bosch anche in turbo fosse un po' più parsimonioso. Va bene, 89%, 6 km. Vediamo. Chiaramente il primo pezzo di questo tour è il più impegnativo perché è molto in salita, molto nel fango. Dopo, per mia fortuna, perché senza parafanghi sennò diventerei un pupazzo di fango, andiamo un po' più su strada e dovrebbe anche far meno fatica il motore a spingere. Comunque 6 km, 88%. Vedete come scende in fretta? Appena affronta la salita, butta giù parecchio. Che pantano, ragazzi. Comunque
vi posso assicurare che 85 Nm di questi Bosch spingono davvero. E resto sempre più sorpreso, 80% dopo 8,8 km. Sì, terreno molto impervio oggi. Secondo me sto consumando anche più del solito, però andiamo avanti. Sono messi anche i cinghiali qua a scavare da tutte le parti. Ma è come in queste prove capisco l'importanza dei parafanghi, ragazzi. Cioè, siete bombardati dal davanti e dal di dietro, non so. Almeno il parafango davanti è fondamentale, soprattutto in queste stagioni. Guarda che roba, non sto facendo niente di particolare, ma dal davanti ti arriva un sacco di roba che disturba la vista. Beh, 11 km li ho fatti e mi sono mangiato la bellezza del 28%, però non pensavo, vi ripeto, non è una condizione ottimale per fare magari questa prova perché è molto bagnato, c'è comunque della salita, la gomma slitta, ci sta comportando bene questa bicicletta, però mi aspettavo un po' di meno come consumo. Comunque sì, niente male direi questa bici, anche se vi ripeto, il cambio wireless non è che mi dia delle gran gioie. Che lavata, ragazzi, che lavata! Yeah, si scende dai tornanti adesso. Let's go! E questi Magura MT7 non vanno per niente male. 220 davanti, 200 di dietro, ma comunque è un gran mordente, cosa che invece gli MT5 che avevo l'anno scorso sulla Aimflow non mi erano piaciuti per niente. Poi adesso Bosch ha acquisito completamente anche Magura, quindi se avete dei problemi a livello di assistenza sapete già con chi avete a che fare. Siamo scesi sotto al 70%. Il motore secondo me comincia a sentire un po' lo sforzo e comunque abbiamo fatto 15 km. Insomma, si mangia il 10% ogni 5 km. Boh, vedremo dove andremo a finire. Eccoci qua, adesso ci aspetta la ciclabile. Dunque il motore stacca a 27, 26,4, 26,7, abbiamo ancora il motore in tiro, 66%, 17 km ho fatto. Insomma ai 26,3 troviamo ancora il motore che mi supporta. Pensavo invece di non doverne usufruire sulla ciclabile, ma se vado più forte, insomma, quello che vi dicevo nei video verità sulle e-bike, sì, spingetela su una ciclabile anche ai 27-28 all'ora, sì, senza supporto del motore. Poi me lo dite che gambe vi vengono. Sì, non è la stagione migliore, non è la più bella, però
sempre bello pedalare all'aria fresca. Intanto 18 km 65%. Tra vigneti e paludi siamo arrivati al 60% di batteria rimanente e 22 km compiuti. Mi sembra che il fiume qua sia abbastanza al limite. km e siamo al 50%. Qua il fiume mi sembra molto arrabbiato. In teoria devo andare sulla ciclabile che è lì sul fiume, ma sul fiume c'è un po' di pericolo, la ciclabile non c'è più e quindi stiamo qua sulla strada. Due considerazioni un attimo. Ecco, comincia la salita per arrivare alla mia meta. Ecco, bisogna tenerla, anche se siete in turbo, la bicicletta agile. Non dovete andare sul corrocchetto più piccolo di dietro, se no chiaramente sforzate tanto. Scusate, ma è anche freddo. Disfate la trasmissione, ma soprattutto consumate anche tanta batteria. Quindi aumentate la cadenza e vedrete che ne gioverà un po' tutta la bicicletta. È chiaro, dovete ponderare che non andate a frullare come un'elica. Via, andiamo avanti. I 30 km li ho fatti. Mi aspettavo di avere un po' più di batteria. Vediamo quando arrivo alla mia meta quante ne avrò. Non so se si vede, ragazzi, sono messo male. 39% e ho fatto 31,8 km. Il giro dovrebbe essere 60. Secondo me il ritorno sarà difficile farlo in turbo, non me lo aspettavo sinceramente. Va bene, comunque io vado avanti, sono praticamente arrivato alla meta. Beh, diciamo che un Bosch generazione 4, 85 Nm, tutti i parametri da casa madre, quindi prendi fuori la bici ed è così. È chiaro che poi dopo ve la potete settare tramite l'applicazione come volete, però io volevo prendere la bicicletta così com'è e appunto andare a confrontare il turbo di questa bici, quanto vi fa durare la batteria con un peso piuma come il mio, naturalmente. Sì, insomma intorno ai 100 kg vestito così, però posso dirvi che fino ad ora sono rimasto un po' deluso di questa autonomia. Beh, la bici è sicuramente montata doc. Poi chiaramente abbiamo un motore di generazione 4 che mi aspettavo più parsimonioso comunque anche in turbo, però tanta roba. Qui siamo in quel livello di e-bike dove guardiamo telaio, perché il telaio è in carbonio mentre il caro posteriore è in alluminio, forcella ammortizzatore Fox Factory, ok. Poi abbiamo il motore generazione 4 col Kiox 300, insomma un compromesso che per
4.200, 4.300. Beh, mi sembra molto buono. C'è tutta questa differenza rispetto alle nuove e-bike con i 100 Nm. Ecco, questo sta a voi deciderlo, secondo me. Se devo dire la mia, chiaramente le generazione 5 e tutte quelle bike 100 Nm hanno uno step evolutivo, però io una roba così, un e-bike del genere non la sminuirei di certo, anzi ci penserei sul serio. Via, avanti col test, non arriverò mai a casa. Mi mancava anche la pioggia oggi. Rieccomi tornato in paese dove ero prima, dove avevo fatto vedere che il fiume era uscito. Dunque, questa è la situazione: batteria al 30%. Bella questa cosa di Bosch, non lo sapevo, che ti arriva l'avvertimento appunto di salvaguardare la batteria perché siamo al 30%. Sono a 38,7 km, in teoria me ne mancano altri circa 20. Il Bosch mi dice che avrai un'autonomia di 14 km in turbo. Io naturalmente vi terrò informato nel caso dovessi cambiare modalità per riuscire ad arrivare a casa, perché la mia intenzione è arrivare a casa con un po' di batteria. Non voglio avere le gambe di Hulk. Giusto per consumare ancora un po', facciamocelo un trail, ma in salita però. Ecco, l'importante è l'agilità. Mi auguro che queste Maxxis siano abbastanza toste da non sentire le spine, perché mi mancherebbe anche solo di forare. Sì, sono spine piccole, però anche perché giro con la camera d'aria. Ho detto, la bicicletta è nuova. Tranquilli, non è la mia, è una bicicletta in prova, concessa gentilmente da un mio collega. Ero curioso di provare il generazione 4 di motore, perché non l'avevo ancora provato, ma poi perché secondo me come bicicletta è intelligente. Prezzo, motore, reparto sospensioni, telaio. Vi dico, mi ci sto trovando molto bene. Ecco qua, sono di nuovo su una ciclabile. Adesso spero di riuscire, sempre in turbo, a risparmiare un po' di batteria. Vi ricordo che tutto il giro è sempre su Komoot e lo potete confrontare con le altre biciclette che ho usato negli anni scorsi. Com'è difficile questa. Qui grip 0 e qua la batteria scende. Dai che ci arriviamo su. Dai che ci arriviamo su. Dolce. Come slitta. No, impossibile. Sì che scende 20%, ragazzi, e me ne mancano 20 di chilometri. Ebbene ragazzi, sono arrivato al 10% di batteria e mi mancano la bellezza di 13 km circa all'arrivo. Adesso provo ad arrivare fino al 6% di batteria, dopodiché switcho e ve lo faccio sapere. Ragazzi, come immaginavo, questa è la mia autonomia. Ho fatto uno switch a eco perché in turbo mi dà solo 3 km di autonomia. Adesso ho il 5% di batteria. Secondo me non arriverò a casa neanche in eco,
Beh ragazzi, che dire, una grandissima sorpresa. Io pensavo che una batteria da 750 con il Bosch generazione 4 riuscisse ad affrontare tranquillamente questo percorso che vi ricordo ho finito sia con la mia Specialized con la batteria da 700 e il turbo era tutto settato al massimo, ma anche con l'Aimflow con più potenza e batteria da 800. Questa generazione 4 con i settaggi della casa come viene fuori, senza entrare in nessuna applicazione, mangia parecchio di questa batteria da 750 e lo sto pagando. Spero che da motore spento riesca a pedalare lo stesso questa e-bike. 49.4, il turbo è inutilizzabile, benché è da un po' che giro in eco. Penso che gli ultimi 6-7 km saranno tutti a motore spento. Un po' di discesa, ma dopo la discesa c'è sempre una salita. Mi è rimasto proprio l'ultimo chilometro in eco come batteria. Ecco, adesso neanche quello, è andato a zero. Si sente ancora un po' il motore, ma a breve stacca. Comunque è giusto che ve lo dica, dopo 4 km che pedalo a motore spento, per fortuna è abbastanza pedalabile questa generazione 4 di Bosch, perché se penso alla generazione 3 che avevo prima io avrei buttato la e-bike dentro a un fosso, ve lo dico. Sto finendo nel migliore dei modi questo giro. Wow. Comunque ragazzi, volevo dirvi, dal momento che ho finito chiaramente la batteria, ho cambiato un po' il mio tour rispetto agli altri, perché gli altri prevedevano anche salite in mezzo al fango, insomma sarebbero state troppe toste per le mie gambe. Io ho cercato di seguire più strada possibile per evitare di morire. Adesso tiriamo su due conclusioni, dato che sono riuscito ad arrivare quasi a casa mia alle mie spalle. Allora, dai 48 ai 62 km me la sono pedalata senza il motore. Non mi sono venute le gambe di Hulk, ma in certe salite, insomma, Superman ci andavo molto vicino, ve lo dico. Altra cosa che vi voglio segnalare: Komoot mi segnala 59 km, come per l'Aimflow c'è una differenza. Lei ne segna 62,6, quindi o Komoot conta meno o motore Bosch ne conta di più. Comunque sono rimasto, vi ho detto, molto sorpreso del fatto che è stata molto energivora come gita in turbo, non me l'aspettavo così velocemente, soprattutto nella parte finale ha avuto una scarica veramente rapida. Io comunque adesso sono arrivato a casa per fortuna, spero che questo video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale mi raccomando e ci vediamo al prossimo video. Ciao 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 ciao.